Oggi vorrei provare a rispondere a una domanda che mi è stata fatta a seguito dei video di analisi storica dei film di Centurion e The Eagle, una domanda relativa ai Romani e alle isole britanniche. Ma i Romani sono mai arrivati in Irlanda? Per certi versi si tratta di una domanda sicuramente trita e ritrita, alla quale molti hanno già provato a dare risposta, ma secondo me spesso in maniera frammentaria, in maniera non completamente approfondita. In questo filmato io ho provato ad attingere a tutti i riferimenti a me noti, sia quelli archeologici, sia quelli storici, sia quelli relativi a un dibattito grosso modo recente che ha riguardato proprio il rapporto tra Roma e l'Irlanda, per riuscire a dare un quadro il più possibile d'insieme. Nella prima parte di questo filmato parlerò dei primi riferimenti degli storici classici a proposito dell'Irlanda, che sono quelli più fantasiosi. Nella seconda parte parlerò invece dei riferimenti più realistici e di alcuni passi che possono far supporre effettivamente un'interazione serrata tra romani ed irlandesi. Infine, nell'ultima parte del filmato, parlerò della storia di un sito archeologico molto particolare, quello di Drumana, a 12 km da Dublino. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale e di condividere quei filmati che trovate più interessanti sui vostri canali social. Ed ora parliamo dei Romani e dell'Irlanda. Le fonti classiche che trattano dell'Irlanda sono comprensibilmente scarse e oltretutto a tratti di difficile comprensione, ma ciò che le rende particolarmente interessanti è la netta cesura che si riesce a percepire tra quelle redatte fino al I secolo d.C. e quelle immediatamente successive. Andando in ordine cronologico, la prima fonte classica che tratta dell'Irlanda è probabilmente il De Bello Gallico di Cesare della seconda metà del I secolo a.C., nel quale leggiamo dell'isola di Ibernia, grande la metà della Britannia e posta a occidente di essa. Nella fonte immediatamente successiva, Diodoro Siculo, che scrive sempre nella seconda metà del I secolo a.C., leggiamo di come i pretannoi, quindi i britanni, che vivono sull'isola di Iris, siano antropofagi. Ora, noi non siamo certi che Iris sia l'Irlanda, anche se altamente probabile. In ogni caso vedremo che l'elemento dell'antropofagia è ricorrente. Infatti lo ritroviamo nella fonte successiva, Strabone, che scrive a cavallo tra il I secolo avanti e il I secolo d.C. In Strabone noi leggiamo che gli abitanti dell'isola di Ierna sono molto più selvaggi di quelli della Britannia. Infatti sono appunto antropofagi. Arrivano addirittura a cibarsi dei cadaveri dei loro padri una volta morti e oltretutto per loro è costume avere rapporti sessuali non solo con le loro mogli, ma addirittura con le loro sorelle e le loro madri. Va detto che Strabone stesso mostra di non voler dare eccessivo credito a tutti questi particolari, che evidentemente ha raccolto di seconda mano. E noi dobbiamo considerare che il cannibalismo e l'incesto sono dei tabù abbastanza generalizzati presso le società e che di conseguenza vengono utilizzati per caratterizzare quei popoli sconosciuti che vivono al di fuori dei confini del mondo noto e che di conseguenza vengono caratterizzati con degli elementi che sono particolarmente barbarici, grotteschi e soprattutto antisociali. Quindi probabilmente non siamo davanti a dei riferimenti reali, ma semplicemente a una caratterizzazione fantasiosa. Andando avanti, nel I secolo d.C., noi leggiamo in Pomponio Mela che l'isola di Juverna ha un terreno che è completamente inadatto all'agricoltura, completamente inadatto alla coltivazione di cereali, ma in compenso ha dei prati di erba da pastura per il bestiame talmente tanto appetitosa che le mucche che vi abitano debbono essere trattenute dal cibarsene in maniera eccessiva, altrimenti si ingozzano fino ad esplodere. È evidente che anche qui siamo davanti a elementi favolistici che vengono utilizzati per descrivere una realtà che di fatto non si conosce. L'impianto descrittivo dei classici relativo all'Irlanda muta in maniera sensibile a cavallo tra il I e il II secolo d.C., a cominciare da Tacito.
Tacito infatti nell'Agricola presenta una descrizione dell'isola di Ibernia, andando così a recuperare la terminologia cesariana, che non è assolutamente fantasiosa, ma al contrario molto verosimile. L'autore scrive infatti che per territorio, clima e popoli che la abitano, l'Irlanda non differisce particolarmente dalla Britannia e che oltretutto i suoi porti e i suoi attracchi sono ben noti ai romani grazie alla fitta rete di commerci che intercorrono tra le due isole. Tacito scrive anche altro, ma su questo torneremo in un secondo tempo. Andiamo piuttosto ad analizzare altre fonti storiche del secondo secolo d.C. Tolomeo, in particolare, ci offre una descrizione dell'Irlanda incredibilmente particolareggiata. Tolomeo cita insediamenti e popoli e li colloca in maniera incredibilmente dettagliata nell'areale geografico dell'isola. Siamo evidentemente lontani anni luce dalle prime descrizioni dell'Irlanda, presentata come un'isola semi-mitica abitata da popoli mostruosi e mitologici, e al contrario siamo in linea con le altre opere etnografiche e geografiche dell'epoca che descrivono realtà confinanti con l'impero. Ma che cos'è che era successo da mutare così tanto la percezione dei romani dell'Irlanda? Certo, c'erano stati grosso modo 100 anni di occupazione romana della Britannia, che evidentemente avevano avvicinato l'orizzonte del mondo classico all'isola. È lecito però interrogarsi se può bastare questo per giustificare un livello di particolari, un livello di puntigliosità tale come quello espresso da Tolomeo. Forse ci viene incontro per rispondere a questa domanda Giovenale, che sempre nel secondo secolo d.C. scrive che i romani avevano portato le loro armi oltre alle spiagge dell'isola di Juverna. Ed effettivamente, e qui torniamo all'Agricola, Tacito scrive alcuni passaggi che forse potrebbero essere interpretati come una spedizione romana in Irlanda. Nel capitolo 24 dell'Agricola, Tacito scrive che il condottiero, che ricordiamolo era suo suocero e quindi un personaggio con il quale Tacito doveva avere un rapporto decisamente diretto, a un certo punto si muove via nave durante la sua campagna in Caledonia, quindi in Scozia, per portare la guerra a popoli che fino ad allora erano sconosciuti ai romani. E alcuni studiosi hanno voluto interpretare questo passaggio come un riferimento a una possibile spedizione di Agricola in Irlanda. Vero è che la maggior parte degli storici contemporanei preferisce leggere questo passaggio semplicemente come un riferimento alla flotta di Agricola che, costeggiando la Scozia verso nord, giunge alle isole Orcadi, oppure ancor più semplicemente a un passaggio via nave delle truppe romane lungo i fiumi scozzesi del Clyde e del Forth. Va detto però che sempre nel capitolo 24 Tacito a un certo punto cita espressamente l'Irlanda, scrivendo che Agricola schiera le sue truppe lungo la costa occidentale della Scozia e della Britannia, non temendo un'invasione irlandese, ma al contrario pianificando una spedizione contro l'isola. Tacito scrive anche che a un certo punto Agricola accoglie presso di sé un reuccio, un capo tribù irlandese esiliato dall'isola e che Tacito appunto identifica come un possibile strumento nelle mani di Agricola per un'operazione di colonizzazione, di conquista verso l'Irlanda. Secondo alcuni storici contemporanei, questo reuccio irlandese andrebbe identificato nella figura di Tuathal Thietmar, un personaggio della mitologia irlandese che in un racconto che va detto è stato codificato nel IX secolo d.C. viene scacciato dall'Irlanda dai suoi sottoposti, giunge in Alba, ovvero in Scozia, ma poi torna indietro con un esercito formidabile e riesce a sconfiggere i suoi avversari e a farsi nominare Gran Re d'Irlanda. Certo, va detto che alcuni passaggi abbastanza confusi di Tacito e una leggenda irlandese non bastano
per presentare la teoria di un'invasione romana dell'Irlanda, e anche i diversi manufatti romani e britanno-romani trovati sull'isola e che comunque sono nella maggior parte dei casi datati tra il IV e il V secolo d.C., sono più che altro da ascrivere o ai commerci dei quali parla lo stesso Tacito, oppure all'attività degli Scoti, i temibili pirati irlandesi. Eppure, alla fine degli anni 40, avvenne proprio in Irlanda un ritrovamento archeologico che aprì alla possibilità di postulare effettivamente un'invasione romana dell'isola. Nel 1947 un contadino, arando un campo costiero nel distretto di Drumana, a soli 12 km da Dublino, fece emergere dei frammenti di ceramica samia ed aretina. Di per sé non si trattava di un ritrovamento particolarmente eccezionale, anche in altri contesti irlandesi erano emersi dei reperti sporadici collegati alla romanità, eppure nei 30 anni successivi il sito di Drumana sarebbe stato il teatro di diversi scavi abusivi che avrebbero fatto emergere diverse evidenze legate alla romanità, che purtroppo, non essendo mai state analizzate nel dettaglio dagli esperti, ormai fuori contesto e prive di documentazione relativa, sono di dubbia autenticità. Nel 1977 però il sito venne visitato dal professor Barry Raftery, archeologo dell'Università di Dublino, che dopo una breve ricognizione di superficie identificò dei frammenti di ceramica gallo-romana e che si spinse ad affermare che il sito di Drumana in origine doveva essere stato un insediamento romano, oltretutto un insediamento romano di spiccata natura militare, come secondo lui si poteva evincere dalla pianta semi-quadrata e dal triplo fossato ad agere rivolto verso l'entroterra. La tesi del professor Raftery venne aspramente criticata da un altro celebre archeologo irlandese, il professor Michael Herity, che fece notare a seguito di foto aeree come il profilo degli edifici che avevano caratterizzato il sito di Drumana fosse a pianta circolare, non rettangolare o quadrata, e quindi fosse compatibile con le capanne proprie delle culture indigene, non con degli edifici di origine romana. D'altra parte, per il professor Herity, Drumana era da catalogare semplicemente come uno dei tanti insediamenti fortificati propri dell'Irlanda dell'età del ferro. Il dibattito relativo alla vera natura di Drumana arrivò progressivamente a coinvolgere la totalità del mondo accademico irlandese ed inglese che gravitava intorno al tema della storia romana, caricandosi oltretutto anche di una speciosa valenza politica. Infatti, con l'esclusione del professor Raftery, la maggioranza degli accademici irlandesi sosteneva a gran voce che Drumana era un sito indigeno che nulla aveva a che vedere con degli invasori provenienti dalla Britannia, mentre al contrario la maggioranza degli accademici inglesi sosteneva che Drumana era sicuramente un sito romano che aveva ospitato militari romani, meglio se britanno-romani. A questo problema se ne andò a sommare uno ulteriore, l'apparente impossibilità del governo irlandese di trovare un accordo con il proprietario del terreno. Non si riuscì in alcun modo ad aprire uno scavo ufficiale, ma in compenso il governo di Dublino riuscì a proibire qualunque attività di sondaggio o scavo abusivo, andando così, secondo alcune malelingue inglesi, ad impedire che affiorasse la verità. E la verità, ovviamente, secondo molti inglesi, era che Drumana era in origine un forte romano, che testimoniava un'antica invasione romana dalla Britannia verso l'Irlanda. A riguardo promosse una tesi molto interessante il professor Warner, curatore dell'Ulster Museum, secondo il quale effettivamente Drumana andava messo in relazione con un'invasione dalla Britannia verso l'Irlanda e in relazione con il mito irlandese di Tuathal, del quale abbiamo già parlato. Secondo Warner, effettivamente, Tuathal andava identificato in quel nobile irlandese che aveva trovato asilo presso Agricola,
Ma secondo il curatore dell'Ulster Museum, Agricola non aveva sfruttato Tuathal per inviare in Irlanda delle legioni. Tuathal non sarebbe tornato in Irlanda spalleggiato dall'esercito di Agricola. Piuttosto il condottiero romano avrebbe offerto al principe irlandese un appoggio logistico ed economico, aiutandolo a reclutare una sorta di forza eterogenea ed irregolare costituita da ausiliari britannici, britanno-romani e gallo-romani. A comando di questa forza così eterogenea, Tuathal sarebbe sbarcato nei pressi di Drumana, in una sorta di Baia dei Porci ante litteram dell'età del ferro. Avrebbe sconfitto i suoi avversari e sarebbe riuscito a farsi nominare Gran Re dell'Irlanda, come d'altra parte tramandava la leggenda. Il regno di Tuathal sarebbe stato contraddistinto da un rapporto molto positivo nei confronti di Roma per ovvie ragioni e non avrebbe assolutamente mai promosso delle iniziative ostili dall'Irlanda verso la Britannia. Un rapporto disteso tra il mondo irlandese e quello britannico e quello romano, d'altra parte, sarebbe attestato dalla figura degli Attacotti, citati nella Notitia Dignitarum del V secolo d.C., una sorta di reparti etnici apparentemente reclutati presso le popolazioni delle isole britanniche. Secondo alcuni, in realtà, Attacotti non sarebbe un termine che indica un popolo specifico delle isole britanniche, ma piuttosto una corruzione latina di un termine irlandese, Aitech Tuatha, che significa tribù tributarie. Gli Attacotti sarebbero stati di fatto una sorta di classe sociale semiservile del mondo irlandese, che avrebbe cercato riscatto andando a militare con reparti mercenari presso il ricco mondo romano. È chiaro che uno scambio di truppe mercenarie dall'Irlanda verso la realtà romana necessitava di un rapporto molto propositivo e di una frontiera assolutamente fluida e pacificata tra le due realtà. Probabilmente un'attestazione archeologica di questi reparti di Attacotti si può identificare in alcune sepolture ritrovate in un'isoletta proprio a largo di Drumana, un'isoletta nel quale sono state ritrovate delle sepolture di diversi individui inumati con delle armi e dei piccoli tesoretti di monete romane, forse degli individui irlandesi che erano andati a militare presso la realtà romana e poi erano tornati nella loro terra di origine. Nel 2018, comunque, infine, complice anche probabilmente un clima di distensione relativo alla questione irlandese, venne finalmente aperto uno scavo ufficiale a Drumana. La campagna di scavo del 2018 e quella del 2019 hanno offerto oggettivamente tutta una serie di dati molto interessanti per riuscire a stilare un profilo del sito. A Drumana sono stati ritrovati diversi elementi, ma va detto subito nessuno riconducibile alla sfera militare propriamente romana. L'unico elemento di fatto riconducibile alla sfera militare è un'elsa di una spada, ma oltretutto una spada evidentemente celtica e caratteristica oltretutto del celtismo irlandese. Tutti gli altri elementi trovati sono da una parte relativi al mondo civile indigeno, ma dall'altra relativi anche al mondo romano. Vi sono dei pettini in corno utili per l'uso del telaio, ma vi sono anche delle fibule di origine britanno-romana e soprattutto, il dato più importante, dei frammenti ceramici che sono ascrivibili a delle tipologie di anfore che venivano prodotte nella Spagna betica, nella Spagna romana, delle anfore caratteristiche per il trasporto e la conservazione dell'olio, un prodotto che in Irlanda non poteva che essere di lusso e di consumo probabilmente di realtà fortemente romanizzate. Di conseguenza, quindi, ciò che appare per ora dal sito di Drumana è una realtà non tanto militare quanto commerciale, una realtà che però evidentemente faceva uso e consumo di prodotti caratteristici propri del mondo romano, prodotti di lusso, quindi forse una realtà fortemente romanizzata. Forse, oggettivamente,
L'idea più realistica alla quale ci possiamo appoggiare è proprio quella di Warner, l'idea di una realtà creata non tanto dai romani veri e propri, ma da elementi romanizzati della Britannia che in qualche modo erano stati traslati come mercenari nel mondo irlandese. In ogni caso, saranno solo gli ulteriori scavi ad Rumana che potranno darci maggiore chiarezza su tutti questi particolari. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.